Ciao, sono Luigi Melacarne e sono qui nel mio ufficio per presentarti il mio nuovo video. Prima di incominciare vorrei ricordarti, se non lo hai ancora fatto, di iscriverti alla mia pagina Facebook. Ti lascio qui sotto il collegamento, così sarai sempre aggiornato sulle mie prossime dirette live e su tantissimi altri servizi che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Nel video di oggi vorrei parlarti di prestazione occasionale inferiore o superiore a 5.000 euro. La prestazione occasionale è la soluzione migliore per fare un lavoro per qualcuno in maniera saltuaria. L'importante è che non deve essere continuativa, cioè, per capirci, non deve essere svolta giornalmente come se fosse un dipendente fisso per un'azienda. Questo tipo di prestazione, infatti, offre la possibilità di svolgere un lavoro occasionale considerato professionale in maniera saltuaria, senza la necessità di aprire la partita IVA. Io la trovo una cosa veramente eccezionale, soprattutto per chi deve fare dei lavori per qualcun altro senza preoccuparsi di essere assunto come dipendente. Sulla prestazione occasionale ho notato che c'è molta confusione. Per esempio, come limite di tempo per poter svolgere la prestazione, come livello economico ed anche come tipo di contratto da stipulare. Cos'è il lavoro autonomo occasionale? Il lavoro autonomo occasionale è regolato da un articolo del Codice Civile e più precisamente il 2222. Questo articolo ti dice che le prestazioni occasionali devono essere sporadiche, cioè occasionali, e chi svolge la prestazione o lavoro non deve essere assoggettato al coordinamento del committente, come succede quando si è assunti come dipendenti in pratica. E c'è da considerare una soglia di importo, cioè sotto i 5.000 euro o sopra i 5.000. Più avanti nel video ti spiego questa differenza. Ovviamente per la somma dei 5.000 euro si devono considerare tutti i fornitori o committenti e dal lato previdenziale, cioè dell'INPS, non sono nemmeno tassati dalla gestione separata se stanno sotto i 5.000 euro. Questo è veramente buono. Esiste anche un altro tipo di lavoro occasionale e si chiama lavoro occasionale accessorio. In pratica sono tutte delle altre prestazioni occasionali dove i compensi, cioè gli incassi, sono esenti ai fini fiscali e non vanno ad incidere sullo stato di disoccupazione. Ma non parlerò oggi di questo tipo di lavoro o di contratto. Come ho già detto prima, la cosa importante è sempre l'autonomia, cioè non si deve dipendere da nessuno, inteso come datore di lavoro, e deve essere occasionale. Ti faccio ora un esempio per capire cosa intendo dire con autonomo ed occasionale. Se per esempio sei un grafico e un tuo amico o un tuo conoscente ti chiede di disegnare un cartellone pubblicitario o un'insegna, dovrai svolgere tutto il lavoro da solo, senza che nessuno ti imponga degli orari prestabiliti o che ti dica dove andare al lavoro per fare quel lavoro. In pratica devi essere libero di scegliere il giorno e gli orari in cui lavorare. Alla fine del lavoro, poi, dovrai fare una ricevuta, basta anche un foglio di Word, con scritto prestazione occasionale. Più avanti nel video ti spiego anche come scrivere e stampare la tua ricevuta da consegnare al cliente. E come totale
l'importo che avevi pattuito con il tuo cliente per svolgere il tuo lavoro. Questo ovviamente se non superi i 5.000 euro. Cosa succede invece se hai superato i 5.000 euro sia con un singolo cliente che con tutti gli altri tuoi clienti? Intanto devi sapere che non sei obbligato ad aprire la partita IVA perché in realtà non esiste un importo massimo oltre il quale sei obbligato ad averla. Per assurdo puoi anche fatturare, per così dire, anche 100.000 euro e questa è già una buona cosa. Il limite dei 5.000 euro di cui parlavo prima è invece legato ai contributi da versare all'INPS e più precisamente alla gestione separata dell'INPS, perché se fatturi, per così dire, meno di 5.000 euro non c'è nessun versamento da fare all'INPS, ma se invece superi i 5.000 euro allora bisogna fare dei versamenti all'INPS. Come calcolare i contributi INPS se hai superato i 5.000 euro lordi annuali? Intanto, quando i tuoi incassi superano i 5.000 euro, devi iscriverti alla gestione separata dell'INPS. Poi devi sommare tutti gli importi lordi, più avanti capirai anche la differenza tra lordo e netto, che hai incassato fino a quel momento in cui avevi superato i 5.000 euro. I contributi previdenziali devono essere versati soltanto sull'importo che ha superato i 5.000 euro. Quindi, per assurdo, se hai fatturato 5.100 euro, allora dovrai calcolare i contributi solo sui 100 euro che hanno sforato i 5.000. I contributi devono essere versati all'INPS, più precisamente alla gestione separata, in questo modo. Un terzo sono a carico tuo, mentre gli altri 2/3 sono a carico del tuo cliente. Sulla ricevuta che darai al tuo cliente dovrai anche scrivere l'importo dei contributi a carico tuo e anche quelli a carico del tuo cliente, così che il tuo cliente potrà versarli all'INPS. Sembra difficile da fare, ma è veramente facile. Ora ti vorrei parlare solo un momento di leggi e leggine. Lo so, è noioso, ma ti può essere d'aiuto per capire cosa fare e come comportarti. Nel tempo ci sono state leggi e leggine varie che hanno cercato di distruggere e di modificare le prestazioni occasionali, ma alla fine l'unica disciplina fiscale che è rimasta valida è quella che conosciamo. Come ho già detto, l'articolo 2222 del Codice Civile definisce la prestazione occasionale in questo modo e te la vado a leggere. Chi si obbliga a compiere dietro corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale. Esistono però solo alcuni limiti che si chiamano qualitativi e sono: 1. La prestazione di lavoro autonomo deve essere occasionale e non abituale. In realtà non esiste una vera definizione di abituale, però quello che posso dire è che nel gergo la parola abituale è qualcosa che viene fatto sempre e regolarmente nel tempo. Secondo, la prestazione lavorativa non deve essere coordinata da nessuno, ma deve essere libera, cioè per capirci non deve essere dipendente da nessun titolare o datore di lavoro. Il mio consiglio. Ora ti do un consiglio che potrebbe tornarti utile nel tempo, soprattutto per evitarti tanti problemi. Se prendi degli accordi con qualcuno, un cliente, un amico, un conoscente, chi che sia, ti
ti consiglio sempre di scrivere un piccolo contrattino dove andrai ad indicare tutto quanto. Dovrai scrivere il lavoro che farai, in quanto tempo lo dovrai fare, la data di consegna del lavoro più o meno stimata ed infine l'importo che andrai ad incassare. Data e firma da tutte e due le parti, tua e del cliente. Come compilare e cosa scrivere sulla ricevuta da consegnare al cliente? Quando avrai finito il tuo lavoro ed arriverà il momento di incassare i tuoi soldi, dovrai fare una ricevuta. La ricevuta di incasso non fiscale deve contenere questi dati: minimo, i tuoi dati personali, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale. Tutti i dati del cliente, anche qui nome, cognome, indirizzo, codice fiscale o partita IVA se è un'azienda, la data e il numero progressivo della tua ricevuta, il totale dell'importo da incassare, cioè quello che avevi pattuito con il tuo cliente, la ritenuta d'acconto del 20% sull'importo che stai incassando e per ultimo l'importo netto detratto dell'eventuale ritenuta d'acconto che il tuo cliente ti andrà a pagare. Ricorda queste cose importanti quando farai la ricevuta. Primo, la ritenuta d'acconto del 20% dovrai detrarla dall'importo iniziale che avevi stabilito con il tuo cliente, ma non ti preoccupare perché quei soldi che verranno detratti non li perdi e più avanti nel video ti spiego come recuperarli e magari chiederli a rimborso sul tuo conto corrente in banca. Secondo, la ritenuta d'acconto devi calcolarla solo se il tuo cliente è un'azienda o un libero professionista. Quindi niente ritenuta d'acconto se il cliente è un privato senza la partita IVA e poi se il tuo cliente è un libero professionista o un'azienda devi anche chiedergli se è nel regime forfettario, perché anche in questo caso non devi calcolare la ritenuta d'acconto. Terzo, se la tua ricevuta supera i 77,47 €, allora dovrai anche comprare una marca da bollo da 2 € e dovrai attaccarla alla ricevuta che darai al cliente. Attenzione però che la data della marca da bollo deve essere più vecchia della data che scrivi sulla tua ricevuta. Infatti io consiglio sempre di comprare un paio di marche da bollo e di tenerle da parte. Non si sa mai che possano servire in futuro. E allora, quando arriva il momento di aprire la partita IVA? È molto semplice, la partita IVA si apre quando il tuo lavoro non è più occasionale, ma è diventato abituale, cioè quando lo svolgi regolarmente e magari quando lavori o fai dei lavori o dei servizi sempre alle stesse persone o alle stesse aziende. E tra l'altro, per aprire la partita IVA non devi neanche considerare i tuoi guadagni, perché non è assolutamente legato a quanto fatturi, se poco o tanto o se più o meno di 5.000 €. Ora ti faccio un esempio per capire quando devi aprire la partita IVA. Come ho già detto prima, se fai il grafico e disegni un cartellone ogni tanto, magari per il tuo vicino di casa, va benissimo la prestazione occasionale. Ma se la tua intenzione è quella di comprare per poi rivendere degli oggetti o degli articoli su internet o magari direttamente al pubblico dentro un negozio, ecco allora che
che arriva il momento di aprire la partita IVA, anche perché ci vogliono determinati requisiti e licenze che vengono dati soltanto ai titolari di partita IVA. Ora vediamo come saranno tassate le prestazioni occasionali. Tutti i tuoi redditi occasionali o incassi, se vogliamo parlarli così, saranno tassati una volta all'anno nella dichiarazione dei redditi, che può essere o il modello unico, detto anche modello redditi come si chiama adesso, oppure nel 730. I tuoi incassi vanno inseriti in un campo particolare della tua dichiarazione che si chiama redditi diversi. Il tuo consulente fiscale saprà spiegarti meglio che cos'è questo campo particolare. Devi tenere conto di una cosa molto importante, e cioè che nella dichiarazione dei redditi puoi anche inserire delle spese che hai pagato per poter svolgere il tuo lavoro. Ovviamente le spese devono essere inerenti, e cioè devono essere legate veramente al tuo lavoro. Ti ricordi che poco fa nel video ti avevo detto che avresti potuto recuperare le ritenute d'acconto che detrai dalle ricevute che consegni al cliente? Ebbene, ecco come fare. In pratica, il tuo cliente, sempre che sia un'azienda o un professionista, una volta l'anno ti dovrà consegnare un modulo che si chiama CU. Sarebbe la vecchia certificazione dei compensi. Dentro la CU c'è scritto l'importo esatto della ritenuta d'acconto che ti è stata detratta dalla tua ricevuta, e quell'importo che trovi scritto sulla CU lo dovrai inserire nella tua dichiarazione dei redditi. Ti do ancora un consiglio: controlla sempre che l'importo della ritenuta d'acconto scritto sulla CU sia giusto. Quando compilerai la tua dichiarazione dovrai fare un piccolo conguaglio delle imposte. Solitamente il conguaglio lo fa il tuo consulente, e solo in quel momento potrai detrarre dalle tasse tutte le ritenute d'acconto sulle tue ricevute. C'è ancora una buona notizia: puoi non presentare la dichiarazione dei redditi se durante l'anno hai incassato soltanto redditi da prestazione occasionale che non hanno superato i 4.800 euro lordi. Però ricordati ancora una volta delle ritenute d'acconto, perché se hai detratto dalle tue ricevute delle ritenute d'acconto e non presenti la dichiarazione dei redditi, finisce poi che quei soldi li perdi completamente. Quindi alla fine sei pronto a compilare delle ricevute per le prestazioni occasionali? Spero che questo video ti sia piaciuto e ci vediamo al prossimo aggiornamento sulla mia pagina Facebook. Ti aspetto! Ciao!